Lezione 1. Divertimento turistico. Qual è il giro turistico più memorabile che hai fatto, Anna? Direi che visitare il Grand Canyon è stato indimenticabile. I panorami erano mozzafiato. Wow, posso solo immaginarlo. Hai fatto un'escursione lì? Sì, l'abbiamo fatto. È stata un'escursione impegnativa, ma ne è valsa la pena. Che ne dici di te? Mi è piaciuto molto esplorare le strade di Parigi. L'architettura è affascinante. Parigi è così romantica. Hai visitato la Torre Eiffel? Certo. Salire lassù e vedere la città dall'alto è stato magico. Scommetto. Hai provato del cibo locale mentre eri lì? Oh sì, i dolci erano buoni da morire. Croissant tutte le mattine. Sembra un sogno. Mi piacerebbe provare un'autentica pasticceria francese. Dovresti. È un'esperienza che non dimenticherai. C'è qualche posto nella tua lista dei desideri? Voglio davvero visitare il Giappone per la sua cultura e i fiori di ciliegio. Il Giappone sembra incredibile. Ho sentito che anche il cibo è delizioso. Lezione 2. Esplorare insieme. Sai, Anna, se torniamo lo stesso giorno, avremo più tempo per esplorare. Sembra un piano. Quali posti pensi che dovremmo visitare? Mi piacerebbe vedere il museo d'arte e magari assistere a uno spettacolo locale dopo. Sarebbe fantastico. L'arte mi ispira sempre. Hai un artista preferito? Sono un grande fan di Van Gogh. Il suo uso del colore è affascinante. Van Gogh è geniale. Ammiro il modo in cui esprime le emozioni attraverso la sua arte. Esattamente. È come se ogni quadro raccontasse una storia. Che mi dici di te? Mi piace molto Frida Kahlo. Il suo lavoro è così personale e potente. Lei è fantastica. Adoro il modo in cui incorpora la sua identità nella sua arte. Sì, e i suoi colori vivaci sono accattivanti. Dovremmo assolutamente visitare una galleria. Sarebbe un ottimo modo per trascorrere la giornata insieme. Lezione 3. Piani per picnic. Stavo pensando che potremmo preparare degli snack per la nostra gita, Anna. È un'ottima idea. Cosa hai in mente per il nostro picnic? Pensavo a dei panini e della frutta da portare con noi. Sembra delizioso. Possiamo anche portare patatine fritte per una delizia croccante. Perfetto. Forse anche dei biscotti per dessert? Sì, un dolce regalo rende sempre più piacevole un picnic. Quale frutta pensi che dovremmo mettere in valigia? Che ne dici di fragole e uva? Sono facili da sgranocchiare. Ottime scelte. Ci terranno rinfrescati mentre ci rilassiamo. Dovremmo portare anche una coperta su cui sederci. Sicuramente. Un posto accogliente rende tutto migliore. Lezione 4. Conversazioni furbe.
Ehi Anna, volevo chiederti dei tuoi ultimi progetti creativi. Ciao John. In realtà ho fatto dei fiori di carta lo scorso fine settimana. Si sono rivelati piuttosto vivaci. Sembra delizioso. Cosa ti ha ispirato a creare fiori di carta? Volevo qualcosa che durasse più a lungo dei fiori veri e che aggiungesse colore alla mia stanza. Hai mai provato a fare artigianato? Mi sono dilettato un po'. Una volta ho creato un acchiappasogni. È stata una bella esperienza. Gli acchiappasogni sono affascinanti. Hai usato materiali speciali per il tuo? Ho usato delle piume e delle perline che ho trovato in un negozio di artigianato locale. Era un po' disordinato, ma divertente. L'artigianato disordinato può essere il tipo migliore. Di recente ho anche dipinto le mie ceramiche. Dipingere ceramiche? Sembra intrigante. Cosa hai dipinto? Ho creato un set di tazze colorate. Ho anche aggiunto alcuni disegni stravaganti per renderli unici. Tazze uniche? Mi piacerebbe vederli. Li usi regolarmente? Sì, lo so. Ogni tazza ha una storia dietro di sé. Rende il mio caffè mattutino molto più piacevole. È un ottimo modo per iniziare la giornata. Sto pensando di cimentarmi anche con la ceramica. La ceramica è un mestiere straordinario. Dovresti assolutamente provarlo. È terapeutico. L'ho sentito. Qual è la cosa che preferisci della ceramica? Adoro modellare l'argilla. È come plasmare il tuo piccolo mondo. Che mi dici di te? Mi piace la creatività legata alla lavorazione, che trasforma materiali semplici in qualcosa di bello. Assolutamente. È come dare vita alle tue idee. Qualche altro mestiere che ti interessa? Sono curioso di conoscere la lavorazione del legno. Sembra impegnativo ma gratificante. La lavorazione del legno è davvero gratificante. Puoi creare mobili o bellissime decorazioni. Hai pensato a un progetto? Stavo pensando di creare una piccola libreria. Sarebbe una bella aggiunta alla mia stanza. Sembra un progetto fantastico. Me lo dovrai mostrare una volta finito. Sicuramente. Potrei anche chiederti consigli lungo la strada. Sarei felice di aiutarti. Creare è sempre più divertente con un amico. D'accordo. Forse potremmo organizzare presto una giornata di artigianato. È un'ottima idea. Possiamo condividere tecniche e ispirarci a vicenda. Non vedo l'ora. Realizzeremo un assortimento di oggetti artigianali per mostrare la nostra creatività. Sì, sarà una giornata colorata piena di risate e creatività. Non vedo l'ora. Chissà quali capolavori creeremo insieme. Capolavori davvero. Il crafting fa emergere l'artista che è in ognuno di noi. Lo fa davvero. Assicuriamoci di documentare anche i nostri progressi. Ottima idea! Possiamo condividerlo con i nostri amici e ispirarli a unirsi a noi.
Esattamente. Diffondiamo la gioia artigianale in lungo e in largo. Lezione 5. Indicazioni di navigazione. Buongiorno, Anna. Stavo pensando al percorso verso la nuova caffetteria. Oh, davvero? Qual è il modo migliore per arrivarci? Mi è stato detto di girare a sinistra all'incrocio successivo, ma non sono sicuro che sia corretto. Potresti voler controllare una mappa. Le mappe possono essere davvero utili per le indicazioni stradali. Questo è vero. Di solito mi affido al mio GPS, ma a volte fornisce percorsi strani. Il GPS può essere bizzarro. Sei mai finito in un posto completamente inaspettato? Sì. Una volta mi ha portato in un parco invece che in un ristorante. Ho finito per fare un picnic. Sembra una sorpresa divertente. Pensi che questa volta proverai a trovare la caffetteria senza GPS? Potrei provarci. Potrebbe essere un'avventura. Inoltre, vorrei esplorare la zona. Esplorare è sempre una buona idea. Non sai mai quali gemme nascoste potresti trovare. Esattamente. Hai qualche consiglio per navigare senza GPS? Suggerisco di identificare i punti di riferimento. Possono aiutarti a ricordare il percorso. Ottimo consiglio. Cercherò edifici o insegne unici lungo la strada. Sì, e se ti perdi, chiedi indicazioni a qualcuno. Le persone sono generalmente amichevoli. Lo terrò a mente. Qual è il percorso più avventuroso che hai intrapreso? Una volta ho preso una strada sbagliata e sono finito in una piccola città con un'ottima panetteria. Sembra delizioso. Forse avrò fortuna e troverò anche una pasticceria nascosta. Non si sa mai. Tieni gli occhi aperti. Sono entusiasta di provare questo nuovo approccio. Ti riferirò sulla mia avventura. Lezione 6. Sandy Adventures. Salve, Anna. Stavo pensando di costruire castelli di sabbia sulla spiaggia questo fine settimana. Sembra divertente. Adoro costruire castelli di sabbia. Che tipo hai intenzione di fare? Voglio creare un castello gigante con torri e fossato. Wow, è ambizioso. Ne hai mai costruito uno simile prima? Ci ho provato l'estate scorsa, ma è andato a pezzi. Questa volta userò dei secchi per stabilizzarmi. Buona idea. L'uso dei secchi aiuta a creare pareti robuste. Con cosa lo decorerai? Ho pensato di usare conchiglie e alghe per la decorazione. Cosa ne pensi? Sembra bellissimo. Le conchiglie possono aggiungere un tocco delizioso. Sono entusiasta di vedere come andrà a finire. Vuoi unirti a me? Mi piacerebbe. Possiamo organizzare una gara di castelli di sabbia. È un'ottima idea. Possiamo vedere chi costruisce il migliore. E possiamo condividere le nostre creazioni sui social media. Sì. Il mondo ha bisogno di vedere i nostri capolavori sabbiosi.
Me lo immagino già. Quali snack dobbiamo portare per la nostra giornata in spiaggia? Che ne dite di frutta e panini? Sono facili da mettere in valigia. Perfetto! Porterò un refrigeratore con delle bevande. Fantastico. Non vedo l'ora che inizi la nostra avventura sabbiosa in spiaggia. Lezione 7. Sporty Talks. Ehi Anna, hai considerato il baseball come lo sport centroamericano per eccellenza? Assolutamente. Il baseball ha una storia così ricca in America centrale. Cosa trovi più interessante al riguardo? Penso che la passione dei tifosi per le loro squadre sia incredibile. Ogni partita è come una festa. Lo è davvero. E i giocatori spesso diventano leggende locali. Hai un giocatore preferito? Ammiro Roberto Clemente per le sue incredibili capacità e il suo lavoro umanitario. Era una vera icona. Cosa ne pensi dell'influenza del calcio in America? Il calcio è cresciuto rapidamente. Molte persone sono attratte dalla sua natura frenetica. Sono d'accordo. L'emozione di un gol dell'ultimo minuto può essere esaltante. Esattamente. Penso che sia affascinante come entrambi gli sport abbiano una base di tifosi unica. Sì, e la rivalità tra tifosi di baseball e calcio può essere piuttosto divertente. Giusto? Spesso porta a dibattiti divertenti su quale sport sia superiore. Adoro ascoltare queste discussioni. Pensi che entrambi possano coesistere pacificamente? Sicuramente. C'è abbastanza spazio per far prosperare entrambi gli sport e intrattenere i tifosi. Spero che sempre più persone apprezzino entrambi gli sport man mano che guadagnano popolarità. Anch'io. Sarebbe bello che le comunità si riunissero per fare sport. Sì, e chissà, magari potremmo organizzare una partita amichevole. È un'idea geniale. Potremmo invitare amici da entrambe le parti. Lezione 8. Attrezzi da giardinaggio a bizzeffe. Buongiorno, Anna. Ho sentito che c'è un nuovo negozio di articoli per il giardinaggio in città. Davvero? Sembra eccitante. Che tipo di attrezzi da giardinaggio hanno? Hanno di tutto, dalle pale agli eleganti annaffiatoi. Sono curioso di dare un'occhiata. Adoro acquistare attrezzi da giardinaggio. È come comprare nuovi giocattoli per adulti. Esattamente. Inoltre, avere gli strumenti giusti può rendere il giardinaggio molto più semplice. Qual è il tuo attrezzo da giardinaggio preferito? Direi la mia cazzuola. È piccolo ma molto utile per piantare semi. Buona scelta! Non posso vivere senza le mie forbici da potatura. Fanno un'enorme differenza. Devo comprarne un paio. Pensi che visiterai il nuovo negozio? Sicuramente. Mi piacerebbe vedere quali articoli unici offrono. Forse dovremmo andare insieme e farne una giornata. Sembra meraviglioso. Dopo possiamo pranzare e discutere dei nostri piani di giardinaggio.
Sì. Voglio provare a coltivare più ortaggi quest'anno. Che mi dici di te? Sono ansioso di avviare un orto di erbe aromatiche. Le erbe fresche sono le migliori per cucinare. È un'idea fantastica. Dovremmo condividere i nostri successi nel giardinaggio. Lezione 9. Idee per una serata di gioco. Ehi Anna, hai pensato a quale gioco dovremmo giocare questa settimana? Ciao John. In realtà stavo considerando un gioco a quiz. Sono sempre divertenti ed educativi. La curiosità sembra fantastica. Potremmo anche avere squadre per renderlo più competitivo. Sì, le squadre aggiungerebbero un livello completamente nuovo di entusiasmo. Pensi che dovremmo avere un tema per il quiz? Un tema è un'idea fantastica. Forse qualcosa come film o storia? I film potrebbero essere più coinvolgenti. Tutti amano parlare dei loro film preferiti. Esattamente. Inoltre, potremmo includere alcune citazioni iconiche da indovinare. Sarebbe divertente. Posso già immaginare le drammatiche rievocazioni di quelle citazioni. Giusto. Potremmo assegnare punti alla creatività nelle rievocazioni. Oh, sarebbe geniale! Quanto più esagerato, tanto meglio. Assolutamente. Adesso riesco a immaginare qualcuno che finge di essere un famoso supereroe. O anche un classico cattivo. Quei personaggi hanno sempre le battute migliori. Parlando di cattivi, quale pensi sia il più difficile da interpretare? Probabilmente qualcuno come il Joker. Ha uno stile e dei modi davvero unici. Vero. Catturare quell'energia caotica sarebbe una sfida. Pensi che dovremmo avere un premio per la squadra vincente? Un premio lo renderebbe ancora più allettante. Forse un divertente trofeo? Sarebbe perfetto. Potremmo persino farlo noi stessi per una maggiore creatività. Adoro quell'idea. I trofei fai da te potrebbero diventare una nuova tradizione per le nostre serate di gioco. Sì, darebbe a tutti qualcosa di memorabile da portare a casa. E ispirerebbe le persone a dare il meglio di sé ogni settimana. Sicuramente. Non vedo l'ora di vedere cosa si inventa tutti. Sarà una serata di gioco epica. Definiamo i dettagli e inviamo gli inviti. Lezione 10. Avventure dentali. Ehi Anna, ho appena fatto il controllo dentale e indovina un po'? Ciao John, cos'è successo? Hai ricevuto buone notizie? Sì, ma il trattamento con fluoro è stato una sorpresa. Sapeva di gomma da masticare. Gomma da masticare? Questo è insolito. Ricordo che era menta quando lo mangiavo. Giusto? Anch'io mi aspettavo della menta. Mi sembrava di essere in un negozio di dolciumi invece che dal dentista. Sembra delizioso. Ti è piaciuto il sapore o era troppo dolce? In realtà è stato piuttosto divertente, ma mi sono sentito di nuovo un bambino. Dopo ho dovuto sputarlo in una ciotola, però. Sputarlo in una ciotola.
Sembra divertente. Ti è sembrato di essere in un game show? Esattamente. Mi sembrava di gareggiare per vedere chi poteva sputare più lontano. Sarebbe un gioco esilarante. Immagina il dentista che fa il tifo per noi. E il vincitore è quello con l'obiettivo migliore. Ora posso immaginarlo. Pazienti in camice da laboratorio che cercano di mirare al bersaglio. Forse dovremmo suggerirlo ai nostri dentisti. Potrebbero aggiungere elementi divertenti. Adoro quell'idea. Potrebbero persino offrire premi per i migliori spitter. Congratulazioni. Hai vinto uno spazzolino da denti. Ho un gusto di dentifricio a tua scelta. Il premio finale. Chi sapeva che le visite dentistiche potessero essere così divertenti? È tutta una questione di prospettiva, vero? Trasformare qualcosa di banale in un'esperienza divertente. Sicuramente. Penso che non vedo l'ora che arrivi il mio prossimo appuntamento ora. Lo stesso qui. Forse possiamo anche andare insieme a creare la nostra serata di giochi dentali. Che piano! Sarebbe la serata di gioco più unica di sempre. Fluoruro di gomma da masticare e risate. Cosa possiamo chiedere di più? Esattamente. Che le avventure dentali abbiano inizio. Lezione 11. Schemi musicali. Ehi Anna, hai notato come la musica può suonare con degli schemi? Ciao John, assolutamente. È affascinante come alcune canzoni rompano gli schemi tradizionali. Giusto? Di recente ho sentito una canzone che ha cambiato completamente il ritmo a metà. Sembra intrigante. Ha aggiunto un nuovo livello alla musica. Sì, sembrava che la canzone si fosse trasformata davanti alle mie orecchie. I nuovi accenti erano inaspettati ma rinfrescanti. Adoro quando succede. Tiene l'ascoltatore sulle spine, vero? Sicuramente. È come una festa musicale a sorpresa. Pensi di sapere cosa aspettarti, allora bam. Esattamente. È un ottimo modo per liberare la creatività. Gli artisti possono esprimersi in modi unici. Sono d'accordo. Alcuni musicisti mescolano persino i generi, creando suoni completamente nuovi. Questo è vero. Ho sentito un artista fondere musica classica e hip hop ed è stato affascinante. Wow, è una mossa audace. La miscelazione degli stili può creare qualcosa di completamente fresco ed eccitante. Può davvero. Questi schemi irregolari possono anche evocare emozioni diverse. Sì. A volte, ritmi inaspettati possono farti venire voglia di ballare o addirittura riflettere. La musica è uno strumento di espressione così potente. Hai una canzone preferita che suona con degli schemi? Lo faccio. C'è questa canzone che inizia lentamente, poi improvvisamente accelera e cambia tempo. Mi tiene impegnato. Sembra incredibile. Adoro le canzoni che ti portano in un viaggio del genere. Esattamente. È come un giro sulle montagne russe per le orecchie.
E ogni svolta rivela qualcosa di nuovo. Non c'è da stupirsi che la musica sia così accattivante. Lo è davvero. Penso che dovremmo esplorare altre canzoni del genere insieme qualche volta. Ottima idea! Potremmo creare una playlist delle nostre canzoni rivoluzionarie preferite. Sarebbe molto divertente. Cominciamo presto. Lezione 12. Liberare la creatività. Ehi Anna, hai mai provato a dipingere per esprimere la tua creatività? Ciao John, sì. Mi piace moltissimo. È un fantastico sfogo di emozioni. Sono d'accordo. Quando dipingo, mi sembra di rilasciare tutti i miei pensieri sulla tela. Mi piace l'arte astratta. Consente tanta libertà nei colori e nelle forme. L'astratto sembra interessante. Preferisco i paesaggi. Mi aiutano a connettermi con la natura. I paesaggi sono bellissimi. Hai un posto preferito che ispira i tuoi dipinti? Sì, le montagne. La loro maestà mi porta sempre pace e ispirazione. Meraviglioso. Trovo spesso ispirazione nel caos della città. Le scene urbane possono essere vivaci. L'energia e il movimento sono ottimi per la creatività. Assolutamente. A volte mi limito a sedermi in un bar e disegno persone. È affascinante. Sembra un'attività divertente. Osservare le persone può portare a idee brillanti. Lo fa davvero. Inoltre, è interessante vedere come diverse personalità prendono vita. Lo adoro. Ogni persona ha la sua storia. È come immortalare un momento nel tempo. Esattamente. Ed è incredibile come un piccolo dettaglio possa dare vita a un concetto completamente nuovo. Sì, anche un'ombra o un colore possono cambiare l'intero stato d'animo di un pezzo. Parlando di colori, ne hai uno preferito con cui lavorare? Adoro il blues. Mi ricordano l'oceano e creano un'atmosfera rilassante. Il blues è adorabile. Tendo a gravitare verso i rossi per la loro audacia ed energia. È un'ottima scelta. I rossi possono evocare passione ed eccitazione nell'arte. Così vero. Credo che dovremmo fare una sessione di pittura insieme qualche volta. Sarebbe fantastico. Potremmo ispirarci a vicenda e divertirci. Sicuramente. Organizziamo una giornata creativa piena di colori e risate. Lezione 13. Se fossi un gigante. Ehi Anna, hai mai immaginato come sarebbe essere un gigante? Ciao John. Oh, sicuramente. Se fossi un gigante, non riuscirei a stare in casa mia. Giusto? Dovrei vivere in un castello o magari in un'enorme casa sull'albero. Una casa sull'albero sembra incredibile. Sarebbe come vivere in una favola. Esattamente.
Potrei salire in cima e vedere tutto dall'alto. Sarebbe mozzafiato. Cosa faresti con tutta quell'altezza? Probabilmente aiuterei le persone. Immagina di poter raggiungere luoghi elevati per chi ne ha bisogno. È un'ottima idea. Potresti salvare i gatti bloccati sugli alberi. Sì. E potrei aiutare nella costruzione sollevando facilmente materiali pesanti. Saresti un supereroe gigante. Quale sarebbe il tuo nome da gigante? Che ne dici di The Gentle Giant? È amichevole e accattivante. Lo adoro. Sarei The Kind Colossus, che diffonderebbe gentilezza ovunque. È perfetto. Potremmo fare squadra ed essere una coppia inarrestabile. Insieme, risolveremmo tutti i tipi di problemi nel mondo gigante. Immagina quanto sarebbe divertente giocare a basket in un campo gigante. Oppure fai picnic giganti con enormi panini. E potremmo invitare tutti i nostri amici a unirsi a noi. Sì, tutti vorrebbero uscire con noi. Sarebbe fantastico. Posso già immaginare le risate e il divertimento che avremmo. È un'idea così folle, ma mi fa sorridere a pensarci. A volte, immaginare l'impossibile è il modo migliore per liberare la creatività. Assolutamente. È divertente sognare in grande, anche se non siamo giganti. Chi lo sa? Forse un giorno creeremo storie sulle nostre gigantesche avventure. Lezione 14. Le meraviglie della natura. Ehi Anna, hai passato del tempo all'aperto ultimamente? Ciao John, sì. Adoro stare all'aria aperta, soprattutto nella natura. Sembra fantastico. Ci sono foreste nelle vicinanze di dove vai? Assolutamente. C'è una bellissima foresta a pochi chilometri da casa mia. È fantastico. Cosa ti piace di più della visita alla foresta? Amo la tranquillità e l'aria fresca. È così tranquillo tra gli alberi. Posso immaginarlo. Il fruscio delle foglie deve essere così rilassante. Lo è davvero. A volte mi siedo in silenzio e ascolto il canto degli uccelli. Sembra meraviglioso. Fai spesso escursioni nella foresta? Sì, lo so. L'escursionismo è una delle mie attività preferite. È anche un ottimo allenamento. Sono d'accordo. Inoltre, è un modo fantastico per esplorare nuovi sentieri e scoprire luoghi nascosti. Esattamente. Una volta ho trovato una cascata nascosta durante un'escursione. Era mozzafiato. Una cascata nascosta? Sembra magico. Era difficile da raggiungere? È stato un po' impegnativo, ma ne è valsa la pena. La vista era incredibile. Mi piacerebbe vederlo. Fai spesso foto quando sei là fuori? Sì, adoro catturare la bellezza della natura. È come congelare un attimo nel tempo.
È un ottimo modo per ricordare le tue avventure. Qual è la tua foto preferita? Ho una foto di un tramonto che fa capolino tra gli alberi. È incredibile. Sembra bellissimo. I tramonti nella foresta devono creare colori così caldi. Lo fanno. La natura ha un modo di dipingere il cielo con sfumature incredibili. Mi piacerebbe unirmi a te nella tua prossima avventura nella foresta. Sarebbe fantastico. Potremmo esplorare, fare escursioni e scattare molte foto. Pianifichiamolo presto. La natura ci chiama per un'altra avventura. Lezione 15. Fitness Fun. Ehi Anna, stai seguendo i tuoi allenamenti ultimamente? Ciao John, sì. Ho provato diverse routine. È stato molto divertente. Sembra divertente. Che tipo di allenamenti stai facendo? Sto mescolando cardio con allenamento della forza. Mantiene le cose interessanti. Bello. Adoro il cardio. È un ottimo modo per aumentare l'energia e l'umore. Assolutamente. E l'allenamento della forza aiuta a costruire muscoli. Hai provato nuovi esercizi? Di recente ho iniziato a fare yoga. È impegnativo ma così gratificante. Lo yoga è fantastico. Migliora la flessibilità e aiuta anche il rilassamento. Esattamente. Mi sento molto più concentrato dopo una seduta. Dovremmo programmare una sessione di allenamento insieme qualche volta. È un'ottima idea. Potremmo combinare le nostre routine per un allenamento completo del corpo. Sì, posso mostrarti alcuni divertenti esercizi di forza e tu puoi dirigere il cardio. Sembra un piano. Avremo il meglio dei due mondi. E possiamo motivarci a vicenda a superare i nostri limiti. Sicuramente. È sempre più divertente allenarsi con un amico. Inoltre, possiamo condividere suggerimenti e trucchi per migliorare le nostre tecniche. Lo adoro. Potremmo persino creare una mini sfida per noi stessi. Una sfida sembra eccitante. Cosa dovrebbe essere? Che ne dici di provare nuovi esercizi ogni giorno per una settimana? È perfetto. Ci terrà allerta e impedirà la noia. Non vedo l'ora di iniziare. Fissiamo una data per la nostra prima sessione di allenamento. Lezione 16. Mattine produttive. Ehi Anna, ho sentito che hai passato una bella mattinata. Cosa hai fatto? Ciao John. Sì, sono contenta che tu l'abbia chiesto. Ho avuto la possibilità di esaminare i miei piani per la settimana. Sembra produttivo. Quali sono alcuni dei punti salienti dei tuoi piani? Mi sto concentrando su un nuovo progetto al lavoro e sono entusiasta delle idee che mi sono venute in mente. È fantastico. I progetti creativi possono essere così energizzanti. Di cosa tratta il progetto? È una campagna di marketing per un nuovo prodotto. Voglio renderlo coinvolgente e divertente.
Le campagne coinvolgenti sono fondamentali. Hai pensato a come attirare l'attenzione delle persone? Sì, sto pensando di usare l'umorismo e la narrazione per entrare in contatto con il pubblico. Questo è un approccio intelligente. Le persone amano le storie, soprattutto quando sono divertenti. Esattamente. Rende il messaggio memorabile e riconoscibile. Che mi dici di te? Qualche piano? Questa settimana sto lavorando per migliorare le mie capacità di gestione del tempo. Sembra utile. Quali strategie stai pensando di utilizzare? Voglio provare la tecnica del pomodoro, lavorare in raffiche mirate con pause intermedie. Ne ho sentito parlare. Aiuta davvero a mantenere la concentrazione e riduce il burnout. Sì. Inoltre, è bello premiarsi con brevi pause. Usi tecniche di gestione del tempo? Di solito creo elenchi di cose da fare ogni giorno. Mi aiuta a rimanere organizzato e motivato. Le liste di cose da fare sono fantastiche. Adoro cancellare le attività completate, è soddisfacente. Lo fa davvero. A volte aggiungo attività extra solo per godermi di più quella sensazione. Questo è un trucco intelligente. Potrei iniziare a farlo anche io. Potrebbe aumentare la mia motivazione. Dovremmo ritenerci responsabili l'un l'altro dei nostri obiettivi questa settimana. Sicuramente. Facciamo il check-in l'uno con l'altro per condividere i nostri progressi. Lezione 17. Nuovi incontri. Ehi Anna, hai già incontrato la nuova collega in ufficio? Ciao John. No, non credo che l'abbiamo fatto. Chi è? Si chiama Jane. L'ho incontrata ieri e sembra davvero carina. Oh, è fantastico. Cosa ne pensi di lei? Ho pensato che fosse amichevole e molto disponibile. Abbiamo fatto una bella chiacchierata. Sembra promettente. Di cosa avete parlato voi due? Ha condiviso le sue precedenti esperienze lavorative e la sua passione per il marketing. Bello. Adoro conoscere il background delle persone. È sempre interessante. Assolutamente. Ha detto che le piace lavorare su progetti creativi. È fantastico. Sicuramente avremmo bisogno di più creatività nel nostro team. Sì. Penso che porterà alcune nuove idee in tavola. Sono entusiasta di conoscerla. Cos'altro ha detto? Ha anche detto che ama fare escursioni ed esplorare posti nuovi. Davvero? Dovremmo invitarla a unirsi a noi nella nostra prossima escursione. È un'ottima idea. La aiuterebbe a sentirsi più inclusa nella squadra. Esattamente. Inoltre, è un modo divertente per creare legami fuori dall'ufficio. Sono d'accordo. È sempre bello entrare in contatto con colleghi in un ambiente diverso. Mi chiedo se ha dei luoghi escursionistici preferiti da condividere con noi. Sarebbe interessante saperlo. Potremmo pianificare nuove avventure insieme.